Silvia, in questo video tutorial andremo a realizzare insieme questa maglia ad uncinetto. È un progetto realizzato con tecnica top-down, partiremo quindi dalla parte superiore del nostro corpo e proseguiremo poi nel resto della lavorazione verso il basso senza nessuna cucitura. È inoltre un progetto sviluppabile per tutte le taglie e adatto anche per i principianti, perché ci basta semplicemente conoscere i punti base dell'uncinetto. È un progetto che inoltre, se vogliamo continuare nella lavorazione, possiamo anche trasformare in un vestito. Non ci resta quindi che andare a vedere la lista dei materiali di cui abbiamo bisogno, le caratteristiche tecniche del progetto per poterlo poi eseguire con qualunque tipologia di filato, ma prima, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i miei prossimi video e ovviamente, se vi fa piacere, a seguirmi anche nel mio profilo di Instagram per passare insieme tante giornate creative. Come filato ho scelto questa Cakes che racchiude tutte le sfumature del rosa fino quasi a un bianco. Si tratta della Cakes Alice Diva Ombre Batik che trovate da Merceria Italia Artisan. Il link al negozio come sempre scritto qui nello schermo e nel box informazioni. È un filato 100% microfibra. Come fare uncinetto vi consiglio personalmente di lavorare con numero 3 o 3,5. Questa Cakes ha un peso di circa 250 grammi e una resa di circa 875 metri. E questo colore in particolare è il 7381. E andrò a lavorare il tutto con l'uncinetto 3,5 in metallo della Prim. La nostra maglia è un classico top down con scollo rettangolare. Abbiamo due lati più lunghi che sono il fronte e il retro del progetto e i due lati corti che saranno le nostre maniche, separati da 4 aumenti negli angoli. Come calcolare il numero di catenelle iniziale, che è uguale a prescindere dalla taglia che abbiamo scelto? Partiamo come misura di base dalla circonferenza della testa di una persona adulta, che è di circa 55 cm. Se vogliamo uno scollo un pochettino più ampio, ovviamente aumentiamo questa misura e andiamo ad avviare tante catenelle finché, misurate poi in piano, non raggiungano almeno questa lunghezza. Con il filato e il numero di uncinetto che ho scelto ho raggiunto 55 cm avviando 148 catenelle e da queste 148 catenelle ne ho sottratte 4 che corrispondono ai miei 4 aumenti negli angoli, ottenendo così 144 catenelle. Sono andata poi a dividere queste 144 catenelle per 6 che corrispondono alle 6 parti che compongono il mio scollo e ho ottenuto un totale di 24. Molto importante, da questa divisione deve uscire sempre un numero pieno, non devono essere numeri con la virgola, in quel caso bisogna aumentare o diminuire le catenelle e ripetere i calcoli. Ho quindi posizionato 24 catenelle sui miei lati corti e 2 volte 24 catenelle su ciascuno di due lati lunghi, ottenendo un totale di 48 catenelle per lato. Un aspetto fondamentale per il nostro progetto: per ottenere la lavorazione traforata sul davanti e sulle nostre maniche, dobbiamo fare in modo che il numero che otteniamo da questa divisione sia un numero multiplo di 3. E se andiamo a controllare, 24 e 48 sono tranquillamente divisibili per 3. Non esiste quindi un numero di catenelle prestabilito per ciascuna taglia, si parte allo stesso modo e si va semplicemente poi ad aumentare ad ogni giro di lavorazione la dimensione del nostro progetto. Ovviamente qualunque tipologia di filato, qualunque numero di uncinetto e qualunque numero di catenelle iniziali andiamo a montare, dobbiamo sempre fare in modo, una volta sottratti i nostri aumenti, che questo numero sia divisibile per 6, ci dia un numero pieno e nel caso di questo progetto ciascuna delle parti del nostro scollo sia un multiplo di 3. Vado quindi ad avviare le mie 148 catenelle e iniziamo insieme il nostro progetto. Fatte le nostre catenelle dobbiamo andare a chiuderle in cerchio. Prestate sempre attenzione che le catenelle siano tutte nello stesso verso, cioè che non vadano a ritorcersi in questo modo, altrimenti anche i giri di lavorazione successivi verranno ritorti, dovremo smontare la chiusura e ripeterla. Messe quindi tutte le catenelle nello stesso verso, vado ad entrare nella prima catenella lavorata e chiudo il tutto con un punto bassissimo.
Devo assicurarmi che questo cerchio di catenelle passi agevolmente dalla mia testa, da qui la scelta di partire con un numero di catenelle che rispettasse almeno i 55 cm, che corrispondono alla media della misura della circonferenza della testa di una persona adulta. Chiuso quindi con un punto bassissimo, vado a rientrare nella stessa catenella dove ho appena chiuso e lavoro un punto basso e 2 catenelle. Questo punto basso più 2 catenelle sostituiscono un primo punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione e all'interno della stessa maglia vado a lavorare un punto alto. E abbiamo così realizzato il primo dei 4 angoli del nostro scollo. Ripetiamo, abbiamo chiuso a maglia bassissima, nello stesso punto abbiamo lavorato maglia bassa e 2 catenelle, 2 catenelle di separazione e una maglia alta. Partiamo quindi lavorando la nostra prima manica, che deve essere composta da 24 punti alti. Vado quindi nella catenella successiva, lavoro una maglia alta e faccio lo stesso per 24 catenelle, fino quindi ad ottenere 24 punti alti. Completate le 24 maglie alte, abbiamo concluso la prima manica. Nella catenella successiva andiamo quindi a lavorare una maglia alta, 2 catenelle di separazione e una maglia alta sempre nello stesso punto. Realizzando così il secondo angolo. Proseguiamo con uno dei 2 lati lunghi. Dobbiamo lavorare 48 punti alti. Andiamo quindi nella catenella successiva, lavoriamo un punto alto e ripetiamo una maglia alta in ciascuna catenella fino ad ottenere 48 punti alti. Completate le 48 maglie alte, dobbiamo fare nuovamente un angolo. Quindi nella catenella successiva lavoriamo maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Passiamo alla seconda manica lavorando 24 punti alti. Nelle 24 catenelle successive. Terminata la seconda manica facciamo l'ultimo dei 4 aumenti. Nella catenella successiva lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Dopodiché non ci resta che lavorare una maglia alta in tutte le catenelle restanti, che se abbiamo contato nel modo giusto dovranno essere 48, corrispondenti quindi alla parte posteriore della nostra maglia. A partire quindi dalla catenella successiva lavoriamo una maglia alta per tutte le catenelle restanti, fino ad ottenere 48 maglie alte. Dobbiamo chiudere questo giro. All'inizio avevamo fatto una maglia bassa e 2 catenelle che sostituivano il primo punto alto. Dobbiamo entrare nella seconda catenella lavorata e chiudere il tutto con un punto bassissimo. Iniziamo il prossimo giro. Davanti a noi abbiamo questo spazio creato dalle 2 catenelle. Con l'uncinetto passiamo sotto le catenelle, prendiamo il filo, lo portiamo fuori ed eseguiamo un punto basso e a seguire 2 catenelle, sostituendo così la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione e sempre all'interno dello spazio lavoriamo un punto alto. Abbiamo quindi ripetuto la stessa sequenza che abbiamo fatto a inizio lavorazione per creare il primo angolo.
una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto, che è quello che dobbiamo poi ripetere in ciascuno dei nostri 4 angoli. Proseguiamo saltando 2 maglie di base e nella terza andiamo a lavorare una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta nello stesso punto. Abbiamo lavorato un punto V. Saltiamo 2 maglie e nella terza ripetiamo maglia alta, catenella di separazione e maglia alta nello stesso punto. Ripetiamo, salto 2 maglie, nella terza maglia alta, catenella, maglia alta nello stesso punto. Dobbiamo ripetere questi passaggi fino ad arrivare all'altro angolo. Saltare 2 maglie, nella terza maglia alta, catenella e maglia alta, salto 2 maglie e ripeto fino ad arrivare all'angolo. Questo sarà il risultato che otterremo sulla prima manica. Arrivati all'angolo, se abbiamo lavorato in modo corretto, ci avanzeranno precise 2 maglie di base. All'interno dello spazio nell'angolo andiamo a ripetere la sequenza di prima. Maglia alta, 2 catenelle di separazione e una maglia alta sempre all'interno dell'angolo. Sul lato lungo dobbiamo ripetere la stessa sequenza di punti che abbiamo fatto sulla prima manica. Saltare 2 maglie di base e nella terza lavorare maglia alta, catenella di separazione e maglia alta sempre nello stesso punto. Maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso punto. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il nostro lato lungo fino ad arrivare nuovamente all'angolo, dove dobbiamo ripetere all'interno dello stesso maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e arriviamo all'altra manica dove dobbiamo ripetere i passaggi che abbiamo fatto per i primi 2 lati. Saltare cioè 2 maglie di base, nella terza maglia alta, catenella, maglia alta, saltare 2 punti e ripetere. Nell'ultimo angolo andiamo a ripetere la sequenza maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e per finire ripetiamo i passaggi degli altri 3 lati, saltiamo 2 maglie nella terza maglia alta, catenella e maglia alta e ripetiamo il tutto fino ad arrivare alla fine del giro. Siamo a fine giro, vi faccio notare un particolare. Abbiamo detto che prima di ciascun angolo devono avanzare 2 maglie libere. Se guardiamo sembra che ne avanzi solo una, in realtà sono 2 perché una maglia è nascosta nella maglia bassissima che abbiamo fatto per chiudere il giro precedente, quindi di fatto ci stanno avanzando 2 maglie ma siamo noi che non le vediamo solamente la prima. Come chiudiamo quindi questo giro? Lavorando un punto bassissimo nella seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio. Entriamo quindi nella seconda catenella e chiudiamo con un punto bassissimo. Rivediamo velocemente i passaggi fondamentali di questo giro. Abbiamo iniziato portandoci al centro dell'angolo lavorando maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Abbiamo fatto 2 catenelle di separazione e una maglia alta nello stesso spazio. Abbiamo poi lavorato la prima manica, saltando le prime 2 maglie e nella terza abbiamo eseguito maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso punto. Saltato 2 maglie, abbiamo ripetuto la sequenza del punto V, maglia alta, catenella e maglia alta nello stesso punto. Abbiamo proseguito con la stessa sequenza fino ad arrivare all'angolo. Prima dell'angolo devono avanzare precise 2 maglie. Nell'angolo abbiamo ripetuto maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta sempre all'interno dell'angolo. Sul lato lungo abbiamo ripetuto i passaggi che abbiamo fatto sulla prima manica. Saltato 2 punti, nel terzo maglia alta, catenella e maglia alta. Saltato 2 punti, abbiamo ripetuto fino ad arrivare all'altro angolo. Prima di ciascun angolo devono avanzare sempre 2 maglie. Abbiamo lavorato nell'angolo maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, ripetuto gli stessi passaggi per l'altra manica, salto 2 maglie, maglia alta, catenella e maglia alta,
Siamo arrivati all'altro angolo, anche qui sono avanzati 2 punti, nell'angolo maglia alta 2 catenelle maglia alta, saltato 2 punti, ripetuto gli stessi passaggi dove vi ho fatto notare che in realtà stiamo saltando 2 maglie invece che una, perché all'apparenza una delle maglie che dobbiamo saltare rimane nascosta. Ci spostiamo dentro l'angolo dove facciamo un punto basso, le 2 catenelle che sostituiscono un punto alto, 2 catenelle di separazione e una maglia alta dentro lo stesso spazio. Che cosa abbiamo adesso davanti a noi? Una maglia alta e il primo punto V formato da maglia alta, catenelle e maglia alta. Dobbiamo lavorare una maglia alta sulla maglia alta sottostante qui a formare l'angolo e un punto V dentro il punto V. Quindi carico il filo, lavoro un punto alto sopra la maglia alta sottostante e all'interno dello spazio formato tra maglia alta, catenella e maglia alta ripeto lo stesso punto, passo sotto e lavoro maglia alta, catenella e maglia alta. Ho quindi lavorato un punto V dentro il punto V e ripeto lo stesso maglia alta, catenella e maglia alta e ripeto un punto V all'interno di ciascun punto V che mi si presenta fino ad arrivare all'angolo. Prima di lavorare all'interno dell'angolo dobbiamo andare ad eseguire un punto alto sopra la maglia alta che forma l'angolo sottostante. Lavoro quindi una maglia alta sopra la maglia alta che forma il mio angolo e all'interno dello stesso ripetiamo la solita sequenza: maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Lavoriamo una maglia alta sulla seconda maglia alta che compone l'angolo sottostante. Dopodiché passiamo a lavorare una maglia alta, una catenella e una maglia alta all'interno del punto V. È estremamente importante questo passaggio che facciamo nell'angolo. Lavorato l'ultimo punto V dentro il punto V, eseguiamo una maglia alta sopra la prima maglia alta dell'angolo sottostante. Lavoriamo poi al centro, maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, e sempre sulla maglia alta che compone l'angolo sottostante lavoriamo un punto alto. Dopodiché passiamo a lavorare gli altri punti V. Lavoriamo un punto V dentro ciascun punto V fino ad arrivare all'altro angolo. Lavorati i punti V, siamo davanti al nostro angolo. Ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto nell'angolo precedente. Lavoriamo una maglia alta sopra la maglia alta che compone l'angolo sotto, all'interno dell'angolo maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e una maglia alta sulla seconda maglia alta che compone il nostro angolo. Proseguiamo quindi lavorando un punto V dentro ogni punto V e arrivati nell'angolo lavoriamo maglia alta sopra maglia alta, all'interno dello spazio maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e una maglia alta sopra la seconda maglia alta nell'angolo. Dopodiché proseguiamo fino a fine giro lavorando un punto V dentro ogni punto V che ci si presenta. Siamo alla fine del giro. Abbiamo detto che dobbiamo sempre lavorare una maglia alta sopra le 2 maglie alte che compongono l'angolo sottostante. A fine giro, in che punto devo quindi lavorare questa maglia alta? Devo lavorarla qui, sulla maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Carico quindi il filo, entro in questo punto e lavoro un punto alto.
Dopodiché vado a chiudere anche questo giro nella seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio, all'interno della quale lavoro un punto bassissimo. E cominciamo il prossimo giro come sempre con un punto basso lavorato dentro lo spazio, 2 catenelle, 2 catenelle di separazione e un punto alto sempre nello spazio. Il passaggio che vediamo adesso è fondamentale per questo giro e per tutti i prossimi giri. Dobbiamo lavorare una maglia alta sopra ciascuna maglia alta singola e un punto V dentro ogni punto V. Quindi se davanti a me adesso ho 2 maglie alte singole, sopra ciascuna devo lavorare un punto alto. 1 e 2. Ho un punto V, quindi all'interno dello stesso lavoro un punto V e lavoro un punto V in ogni punto V fino ad arrivare all'angolo. Siamo davanti all'angolo, abbiamo 1 e 2 maglie alte singole e poi lo spazio dell'angolo, quindi su questa maglia e su questa lavoriamo una maglia alta. Dopodiché lavoriamo l'angolo, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta all'interno dell'angolo e abbiamo poi 2 maglie alte singole che andiamo a lavorare. E proseguiamo poi con un punto V. Questi sono i passaggi che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Un punto V dentro ogni punto V e una maglia alta singola sopra ciascuna maglia alta singola che ci si presenta. Nell'angolo lavoriamo maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta singola sopra ogni maglia alta che ci si presenta e punto V dentro ogni punto V. Ripeto questi passaggi fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro dobbiamo ricordarci che in questo punto c'è sempre una maglia alta, quindi lavoriamo 1 e 2 maglie alte e andiamo poi a chiudere il giro con un punto bassissimo nella seconda catenella iniziale. E abbiamo così completato questo giro. Il prossimo non sarà altro che una ripetizione di quello che abbiamo appena fatto. Quindi iniziamo come sempre dal centro e poi dobbiamo lavorare una maglia alta sopra ciascuna maglia alta singola che ci si presenta, un punto V dentro ogni punto V e ripetere poi gli stessi passaggi in ogni angolo. Cosa cambierà da un giro all'altro? Aumenterà il numero di maglie alte prima e dopo ogni angolo, mentre rimarrà costante il numero di punti V. Per aiutarvi a comprendere questo passaggio ho fatto un piccolo schema. Questa è una delle catenelle iniziali e questo è un angolo. Maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Nel giro successivo abbiamo sempre lavorato maglia alta, 2 catenelle, maglia alta all'interno dello spazio e abbiamo poi fatto una maglia alta sopra le 2 maglie alte dell'angolo sottostante. Stessa cosa nel giro successivo. Abbiamo fatto una maglia alta sopra ciascuna maglia alta. Il nostro angolo, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta e una maglia alta singola sopra le 2 maglie alte. Al giro ancora dopo la situazione si ripete perché si lavora sempre una maglia alta su ciascuna maglia alta e poi all'interno dell'angolo si lavora sempre maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Vedete come il numero di maglie alte ad ogni giro va ad aumentare. Man mano che continueremo nella lavorazione, il numero di maglie alte prima e dopo ciascun angolo continuerà sempre ad aumentare,
mentre la parte centrale della lavorazione, quella composta dai punti V, rimarrà sempre costante. Se prendo ad esempio una delle mie maniche con il numero di catenelle iniziali, io avrò sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonne di punti V, mentre continueranno ad aumentare secondo questo schema le mie maglie alte. Come devo proseguire quindi per questo giro e per tutti i giri successivi? Ripetendo gli stessi passaggi che abbiamo appena fatto. Maglia alta sopra ciascuna maglia alta 2 catenelle e una maglia alta in ogni angolo, maglia alta sopra ogni maglia alta e ogni punto V dentro ogni punto V. Il mio lavoro continuerà a crescere, il numero di punti V rimarrà costante, aumenterà il numero di maglie alte prima e dopo ciascun angolo. Ripetiamo questi passaggi fino ad ottenere un risultato come questo. In tutto ho lavorato, come vi ho mostrato, per 17 giri. Come vi ho detto poco fa, vedete come la parte lavorata coi punti V sia rimasta costante al centro di ciascuno dei nostri 4 lati e si è invece aumentato da una parte all'altra rispetto agli angoli il numero di maglie alte. Come faccio a capire quando ho raggiunto la misura giusta per andare a chiudere le maniche e continuare con la parte inferiore del progetto? Vado a piegare il tutto a metà, facendo combaciare i 4 angoli. Devo prendere questa misura in centimetri da un lato all'altro dei miei angoli e controllare che questa misura vada a corrispondere a una parte specifica del mio corpo. Ci troviamo quindi in questa situazione una volta fatti combaciare gli angoli. Dobbiamo andare a prendere questa misura da angolo ad angolo per capire quando dobbiamo chiudere le nostre maniche. Questa misura deve corrispondere alla parte più larga del nostro torace, che solitamente corrisponde al giroseno. E ovviamente sul progetto, avendolo piegato a metà, questa misura va raddoppiata perché abbiamo sia un fronte che un retro. Nel mio caso, il mio progetto da angolo ad angolo adesso misura circa 46 cm, che andati a raddoppiare corrispondono perfettamente alla misura del mio giroseno. Ho chiuso come sempre il mio giro con un punto bassissimo nella seconda catenella che ho fatto a inizio giro. A questo punto ci saremmo spostati per un nuovo giro all'interno del nostro angolo. Invece questa volta andiamo a lavorare direttamente 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e lavoriamo una sola maglia alta all'interno del nostro spazio. Davanti a noi abbiamo la nostra manica, saltiamo tutte le maglie fino ad arrivare all'angolo successivo. Facciamo combaciare le due parti in questo modo, questa sarà la nostra manica. E all'interno dello spazio dell'angolo lavoriamo un punto alto. E abbiamo così chiuso lo spazio. Un accorgimento: per ottenere una chiusura manica un pochettino più morbida potreste aver bisogno di aggiungere qualche catenella. In che senso? Smontiamo per un momento la seconda maglia alta. Lavorata la prima maglia nel nostro angolo, possiamo andare ad aggiungere ad esempio 3, 4, 5 catenelle, è indifferente perché non dobbiamo rispettare nessun multiplo, e andare poi a lavorare direttamente la maglia alta nell'angolo successivo. Non è importante il numero di catenelle che andiamo ad aggiungere perché, come ho detto, non dobbiamo rispettare nessun multiplo. Sopra queste catenelle andremo a lavorare semplicemente delle maglie alte, quindi il numero di catenelle che potete montare è a piacere. La cosa importante è che quando andrete a chiudere la seconda manica montiate esattamente lo stesso numero di catenelle. Nel mio caso potrei ad esempio aggiungere 4 catenelle, vado nell'angolo opposto, faccio la mia maglia alta, lavoro le mie maglie alte finché non mi ritrovo qui, all'altro angolo. Arrivati all'altro angolo dobbiamo ripetere gli stessi passaggi. Una maglia alta nello spazio centrale dell'angolo. Se ho montato delle catenelle nell'angolo precedente, devo montarne altrettante da questa parte. Ne avevo realizzate 4, quindi ne monto 4. Vado all'altro angolo e al centro
dell'altro angolo lavoro un punto alto. Proseguo poi lavorando le maglie come mi si presentano, maglia alta singola sopra ciascuna maglia alta e punti V, fino ad arrivare qui, dove avevo iniziato il giro con le 3 catenelle, e vado a chiudere il giro con un punto bassissimo sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. Inizio poi il nuovo giro facendo sempre 3 catenelle. In questo giro e per tutti i giri successivi devo procedere lavorando come ho fatto nella prima parte del progetto, lavorando cioè una maglia alta singola sopra ciascuna maglia alta singola e un punto V dentro ogni punto V. Ho poi le catenelle di separazione che ho fatto nel momento in cui ho chiuso le maniche e su ciascuna delle catenelle montate vado ad eseguire un punto alto. Se non ho fatto le catenelle di separazione, vado direttamente a lavorare una maglia alta sulla maglia alta fatta qui nell'angolo. Lavorerò poi un punto V all'interno di ciascun punto V, una maglia alta su ciascuna maglia alta fino ad arrivare nuovamente all'angolo, dove ripeterò gli stessi passaggi, maglia alta su ciascuna maglia alta, se ho fatto le catenelle una maglia alta per ciascuna catenella, maglia alta su maglia alta, punto V su punto V, fino ad arrivare alla fine del giro. E chiudo poi anche questo giro con un punto bassissimo sulla terza catenella fatta all'inizio. Come si prosegue quindi per la parte finale del nostro progetto? Andando a ripetere i passaggi che abbiamo fatto nell'ultimo giro di lavorazione. Lavoriamo cioè una maglia alta su ciascuna maglia alta, comprese quelle che abbiamo fatto negli angoli, e un punto V all'interno di ogni punto V. In questo modo otterremo una trama omogenea che continua a svilupparsi lungo tutto il nostro progetto. Ripetiamo questi passaggi finché non raggiungiamo la misura desiderata per il nostro progetto. Ovviamente possiamo fermarci alla misura di una maglia, ma continuando a proseguire possiamo ad esempio realizzare un vestito. Perciò io adesso continuo la mia lavorazione e ci vediamo al termine del progetto. Quando decido di terminare il mio progetto, come ultimissimo giro di lavoro, vado ad eseguire un punto alto su ciascun punto che mi si presenta, comprese le maglie alte e le catenelle che compongono i punti V. Una riga di lavorazione a maglia alta che va a riprendere il primissimo giro che abbiamo fatto quando abbiamo avviato il nostro progetto. Ho poi aggiunto una delle mie etichette personalizzate in ecopelle che è stata realizzata per me da Fungolabel. Per questa e tante altre etichette personalizzabili con il vostro nome o il vostro marchio, vi lascio il link al negozio di Fungolabel scritto qui sullo schermo e ovviamente nel box informazioni subito sotto il video. Siamo quindi arrivati alla fine anche di questo video tutorial che io spero come sempre vi sia stato di ispirazione. Abbiamo visto come conoscendo pochissimi punti della tecnica d'uncinetto possiamo comunque realizzare un progetto maglia facile e veloce, reso particolare nella sua semplicità da questo punto vedo non vedo e dalla lavorazione della parte centrale ripresa poi sulle maniche. Io spero ovviamente che questo progetto vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciarmi un bel pollice in su proprio qui sotto il video e ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi tutorial e seguirmi nelle mie giornate creative, vi invito, se vi fa piacere, a seguirmi anche sul mio profilo di Instagram che trovate come sempre scritto qui in alto. Resto ovviamente a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento su questo progetto su tutti i miei canali social. Non mi resta quindi che augurarvi buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale YouTube. Un abbraccio uncinettoso dalla vostra Uncinetto d'Argento.